Una legione romana non era un esercito, era una città di 6.000 metri in movimento perpetuo. Prima di capire le dimensioni di quello che sta per arrivare, tenete presente questo. Ogni giorno, questa struttura consumava 7.500 kg di grano, muoveva migliaia di animali e obbediva a una catena di comando così precisa che 5.000 uomini potevano passare dalla colonna di marcia alla formazione da battaglia in pochi minuti. Il vero segreto di Roma non risiedeva nella punta del gladio, ma nella precisione millimetrica di un'organizzazione che non ammetteva l'errore. Quello che state per scoprire cambierà il modo in cui guardate ogni rovina, ogni colonna e ogni lastricato che Roma ha lasciato dietro di sé. Il suolo trema molto prima che l'occhio umano possa scorgere l'origine di quel battito sordo e ritmico. Non è un terremoto, è il suono di 5.000 paia di sandali chiodati, le caligae che colpiscono all'unisono il basolato della via Appia. Una colonna di bronzo, ferro e cuoio che si snoda per oltre 6 chilometri nel paesaggio. Un predatore collettivo che non dorme mai, che non si ferma davanti a nulla e che porta con sé tutto ciò che serve per cancellare una civiltà e costruirne un'altra sulle sue ceneri. Nei film vediamo spesso la legione come un muro statico di scudi rossi che attende una carica, ma la realtà era qualcosa di molto più complessa, brutale e imponente di qualsiasi ricostruzione cinematografica. Smonteremo pezzo per pezzo questa macchina da guerra, dall'atomo più piccolo fino alla sua ultima risorsa tattica. E a un certo punto vi chiederò: sapete davvero quante categorie di specialisti diversi marciavano all'interno di una singola legione? La risposta, quando arriva, ridisegna completamente l'immagine che avevate. Per capire le dimensioni di una legione, dobbiamo smettere di guardare le mappe e iniziare a guardare i volti degli uomini. Il respiro pesante del legionario, l'odore di sudore misto a olio di oliva e cuoio vecchio, il rumore metallico delle piastre della lorica segmentata che sfregano l'una contro l'altra. Tutto inizia dall'atomo della potenza romana, il contubernium. 8 uomini. Non sono solo commilitoni, sono fratelli di sangue legati da un giuramento che va oltre la vita. Mangiano insieme, dormono insieme nella stessa tenda di pelle di capra e, se necessario, muoiono insieme. Polibio ci descrive questa unità come la cellula fondamentale dell'organismo romano. Ma non immaginatevi 8 soldati che trasportano solo le loro armi. Ogni contubernium possiede un mulo. Su quel mulo è caricato il peso della sopravvivenza, una macina a mano per il grano, la tenda, i pali per la palizzata del campo, attrezzi da scavo e le scorte alimentari per diversi giorni. Se un uomo cade, il gruppo si stringe. Se il mulo muore, il carico viene diviso sulle schiene degli 8. È qui che nasce il soprannome le mule di Mario, soldati che portano su di sé 30-40 kg di equipaggiamento, trasformandosi in macchine da soma prima ancora che in guerrieri. Quando 10 di questi gruppi si uniscono, formano la centuria. Qui la matematica romana inizia a mostrare la sua natura profondamente pratica. Nonostante il nome suggerisca 100 uomini, la centuria standard dell'epoca imperiale ne conta di norma 80. La discrepanza non è un errore contabile. Riflette un'organizzazione che aveva già previsto che una parte dell'organico sarebbe sempre stata impegnata in compiti logistici, di guardia o distaccata per necessità tattiche. A guidarli c'è il centurione, l'ufficiale che non ha studiato la guerra sui libri, ma l'ha imparata nel fango delle trincee. Il centurione è il perno su cui ruota l'intera legione. Accanto a lui, l'Optio, il suo secondo, che si posiziona nelle retrovie per assicurarsi che nessuno faccia un passo indietro senza ordine. Se il centurione è la punta della lancia, l'Optio è il muro che impedisce alla lancia di spezzarsi. Salendo ancora incontriamo la coorte, composta da circa 480 uomini. È un'unità capace di operare in totale autonomia. Può combattere, difendere, costruire e rifornirsi senza dover aspettare il resto della legione. Ma è qui che le dimensioni diventano difficili da concepire per la mente moderna. Una legione è composta da 10 coorti. La prima però è speciale. La cosiddetta coorte millenaria, formata dai veterani più esperti,
Conta quasi il doppio degli uomini rispetto alle altre. Ed è qui che risiede l'aquila, il simbolo sacro, l'anima stessa della legione. Perdere l'aquila non significa solo perdere un'insegna. Significa cessare di esistere come unità, subire una damnatio memoriae che cancella secoli di onore militare. Fermiamoci un istante a osservare questa massa in movimento dall'alto. Non è una folla disordinata, è un rettangolo perfetto che si muove nel paesaggio come un organismo vivo. Vegetio, nel suo Epitoma Rei Militaris, sottolinea come il passo cadenzato fosse una questione di sopravvivenza, non di estetica. Se la testa della colonna accelera troppo e la coda non riesce a mantenere il ritmo, la legione si allunga, si sfilaccia, diventando vulnerabile a un'imboscata. Un'unità lunga 6 chilometri è un bersaglio enorme. La disciplina del passo permetteva a 5.000 uomini di arrivare sul campo di battaglia, non come una massa esausta e dispersa, ma come un blocco compatto pronto all'impatto. E poi c'è il silenzio. È un dettaglio che cronisti come Flavio Giuseppe non mancano mai di sottolineare quando descrivono le legioni in marcia. Gli eserciti barbari si avanzavano tra urla, canti di guerra e clangore di armi per darsi coraggio. I romani marciavano in un silenzio tombale, interrotto solo dagli ordini secchi dei centurioni e dal battito degli zoccoli degli animali. Quel silenzio era un'arma psicologica più terrificante di qualsiasi urlo di guerra. Significava che ogni uomo era completamente sotto controllo, che la volontà individuale era stata fusa in qualcosa di molto più grande. La dimensione di una legione non si misura solo in uomini e in armi. Si misura in calorie, in litri d'acqua, in tonnellate di foraggio. Ogni giorno questa struttura consumava circa 7.500 kg di grano, un dato che cambia radicalmente il modo in cui si legge la guerra romana. Ogni giorno migliaia di animali tra muli, cavalli della cavalleria legionaria e buoi per il traino pesante dovevano essere abbeverati e nutriti. Questo significa che la legione non seguiva solo la logica della guerra, ma la logica dell'acqua e dei pascoli. Un generale romano non era solo un tattico militare. Era un esperto di catene di approvvigionamento, che sapeva che la sua unità poteva morire di fame molto prima di vedere il nemico se la linea logistica si spezzava. Ogni pomeriggio, dopo aver marciato per 25 o 30 chilometri sotto il sole cocente o la pioggia battente, accadeva quello che le tribù nemiche definivano quasi un fenomeno soprannaturale. La legione non si buttava a terra per riposare. Gli uomini iniziavano a scavare. Ogni soldato sapeva esattamente cosa fare senza ordini gridati. Il Metator aveva già tracciato i confini del campo con la groma. In poche ore, dal nulla, sorgeva il castrum, un accampamento fortificato con fossato, terrapieno e palizzata di legno. Un campo con le sue strade, il suo foro, la tenda del generale, il praetorium e le file ordinate di tende per i soldati. Plutarco racconta di come le tribù galliche rimanessero paralizzate nel vedere mura di legno sorgere dal terreno in una sola serata. Non era magia. Era il risultato di un addestramento ossessivo. Un soldato romano sapeva che, ovunque si trovasse, dalla Britannia alle sabbie della Siria, la sua tenda sarebbe sempre stata nello stesso punto rispetto all'Aquila. Quella uniformità spaziale era sicurezza psicologica. Nel caos della frontiera, il campo era l'unico luogo dove l'ordine di Roma rimaneva intatto. Ma cosa portavano davvero questi uomini, oltre al gladio e allo scutum? Il legionario era un operaio specializzato prima ancora che un guerriero. Ogni uomo portava 2 pila, i giavellotti pesanti progettati per piegarsi dopo l'impatto, rendendosi inutilizzabili per il nemico e appesantendo i loro scudi. Portava una dolabra, un'ascia piccone per abbattere foreste e scavare fortificazioni. Portava un cestino di vimini per spostare la terra, una falce per mietere il grano e una borraccia di posca, un misto di acqua e aceto che dissetava e disinfettava. Questa combinazione di armi e attrezzi rendeva il legionario l'essere umano più versatile dell'antichità. Non era solo un soldato, era ingegnere, boscaiolo, agricoltore e muratore nello stesso corpo. E qui arriviamo al punto che la maggior parte dei documentari non vi racconta mai. All'interno della legione si trovavano i fabbri,
artigiani specializzati capaci di riparare armature sul campo di battaglia, carpentieri per macchine d'assedio, medici detti capsari con tecniche chirurgiche sorprendentemente avanzate per l'epoca, geometri, scrivani che tenevano i registri delle paghe e delle punizioni, e persino veterinari per gli animali. Sapete quante categorie di specialisti erano esentate dai lavori più pesanti proprio perché il loro ruolo tecnico era considerato irreplicabile? Erano gli immunes, soldati che non scavavano fossati, perché il loro contributo all'organismo era altrove. La legione era un ecosistema autosufficiente. Se tagliata fuori dal mondo per settimane, poteva sopravvivere grazie alle sole risorse interne. Questa è la vera risposta alla domanda che avevo aperto prima. Come faceva, però, un solo uomo, il legato, a controllare questa massa di 5.000 anime e altrettante bestie in costante movimento? La risposta risiede in una gerarchia di comunicazione che non ha eguali nel mondo antico. I segnali della buccina e del cornu, la tromba da guerra, permettevano di trasmettere ordini complessi attraverso distanze che rendevano impossibile il contatto visivo diretto. Ogni suono corrispondeva a un'azione precisa, memorizzata dopo mesi di addestramento. Gli immunes fungevano da sistema nervoso. Portavano informazioni dal fronte al comando e ordini dal comando ai ranghi. Il flusso non era mai unidirezionale. Il sistema dei centurioni garantiva che le notizie dal fronte arrivassero rapidamente in alto, prima che la situazione potesse deteriorarsi oltre il controllo. Eppure, nonostante questa perfezione meccanica, la legione rimaneva un'entità profondamente umana. Tra i ranghi si sentivano dialetti diversi, storie di terre lontane, imprecazioni contro il fango e sogni di un congedo onorevole, la onesta missio, che avrebbe garantito un pezzo di terra da coltivare. Ogni passo verso il confine era un passo verso l'ignoto. Ma finché l'uomo a fianco teneva lo scudo alto, il mondo sembrava un posto che poteva essere conquistato, misurato e sottomesso. La velocità con cui la legione passava dalla marcia alla formazione da battaglia era ciò che lasciava i nemici sbalorditi. Non ci sono grida di panico nella transizione. Solo il battito ritmico dei pilastri di legno che vengono piantati e il fruscio di migliaia di piedi che ruotano di 90 gradi in risposta al segnale della buccina. Come faceva Roma a mantenere questa capacità operativa per secoli, senza che l'intero sistema collassasse sotto il proprio peso? La risposta si trova nel modo in cui la legione si trasformava da colonna di marcia in una struttura a 3 livelli sul campo di battaglia. Una transizione che stiamo per esplorare nei minimi letali dettagli. Quando la buccina squarcia l'aria con il suo suono rauco e metallico, la colonna di 6 chilometri smette di essere una linea e inizia a ripiegarsi su se stessa come un serpente che si prepara a colpire. È in questo preciso istante che le dimensioni della legione passano da una misura lineare a una massa tridimensionale di distruzione. La transizione dalla marcia alla formazione da battaglia è un balletto che i legionari hanno provato migliaia di volte. La struttura che emerge da questo movimento è la celebre Triplex Acis, la formazione a 3 linee che ha permesso a Roma di dominare il Mediterraneo per secoli. Immaginate 3 ondate di uomini disposti a scacchiera. Davanti, i più giovani e ardimentosi. Dietro, i veterani con lo sguardo di chi ha già visto tutto. E nelle retrovie, i triarii, armati di lunghe lance, i soldati più anziani della legione, che entrano in azione solo quando la situazione diventa davvero disperata. Come scriveva Tito Livio, "Si è arrivati ai triarii" era l'espressione usata per indicare l'ultimo limite, il momento in cui ogni riserva era stata bruciata. Se i triarii combattevano, significava che tutto il resto aveva già ceduto. Ma la vera dimensione della potenza romana non risiede nella disposizione degli uomini, bensì nella gestione del tempo e della fatica. Il combattimento antico era un esercizio di resistenza fisica brutale. Un uomo, per quanto addestrato, non può mantenere gladio e scudo in posizione di combattimento per più di 15 o 20 minuti senza che i muscoli inizino a cedere. Qui entra in gioco quella che gli storici militari moderni, basandosi sulle descrizioni di Polibio e sulle ricostruzioni sperimentali, definiscono la meccanica della rotazione.
Al segnale del centurione la prima fila non si ritira in disordine. Scivola lateralmente e all'indietro attraverso gli spazi lasciati dai compagni, mentre una fila di uomini freschi scatta in avanti. È un polmone d'acciaio che respira. La legione si rigenera costantemente, mentre il nemico di fronte si esaurisce contro un muro che sembra non stancarsi mai. La ricostruzione esatta di questa meccanica è ancora discussa dagli storici, ma il principio generale è solidamente documentato nelle fonti antiche. Mentre la fanteria pesante tiene il centro, le dimensioni della legione si estendono ai fianchi attraverso la cavalleria legionaria. 300 cavalieri circa, organizzati in 6 turmae da 50 uomini ciascuna. Non sono la forza d'urto principale, quel compito spetta ai fanti, ma sono gli occhi e le dita della legione. Inseguono i fuggitivi, proteggono i fianchi e impediscono che l'unità venga accerchiata. E dietro di loro, spesso invisibili nelle cronache più superficiali, operano le macchine. Le fonti antiche e i ritrovamenti archeologici testimoniano la presenza di artiglieria campale in ogni legione. Carro ballistae, enormi balestre montate su carri, capaci di scagliare dardi pesanti con grande precisione a distanze considerevoli. Le stime sulla loro quantità variano secondo le fonti, e Vegezio parla di dotazioni che potevano avvicinarsi a 55 o 60 unità per legione nelle campagne imperiali più strutturate. Quando la legione decideva di fermarsi e assediare una città, queste dimensioni esplodevano in qualcosa di ancora più grande. Il legionario metteva giù il gladio e prendeva la pala. Venivano costruite rampe, torri d'assedio alte quanto edifici di 5 piani e catapulte capaci di frantumare mura di pietra. La legione non era solo un esercito, era un'agenzia di ingegneria su scala continentale. Chi pagava per questa immensa macchina? Per comprendere le dimensioni reali bisogna guardare i forzieri di Roma. Mantenere una singola legione costava una fortuna in denari d'argento. Lo stipendium, la paga regolare del legionario, era una spesa fissa che pesava enormemente sulle casse dello Stato. Augusto, rendendosi conto che la sopravvivenza stessa di Roma dipendeva dalla stabilità di questo esercito, istituì l'aerarium militare, una cassa speciale alimentata da nuove tasse sulle eredità e sulle vendite all'asta. Non era solo una questione di orgoglio imperiale, era un investimento strategico di sopravvivenza. Una legione non pagata era una legione che poteva decidere di eleggere il proprio imperatore, scatenando guerre civili capaci di ridurre in cenere il mondo conosciuto. E poi c'era la dimensione del tempo e della memoria. Quando un uomo entrava nella legione, firmava un contratto di 25 anni. Per un quarto di secolo la sua casa era la tenda, il suo dio era l'aquila e la sua famiglia erano i commilitoni. Molti non tornavano mai in Italia. Si stabilivano ai confini, in quelle città che sorgevano attorno ai campi permanenti. Luoghi come Castra Vetera o Vindobona, l'odierna Vienna, non sono nate dai sogni di un imperatore, sono nate dall'abitudine di migliaia di uomini che dopo 25 anni di marcia avevano smesso di sapere dove altro andare. La legione non portava solo la guerra, portava la lingua, il diritto e le abitudini quotidiane di Roma nelle foreste della Germania e nei deserti dell'Africa. Le dimensioni di una legione, dunque, non si misurano in chilometri di marcia o in nemici uccisi, ma nel solco profondo che ha lasciato nella storia dell'umanità. C'è un'ironia sottile in tutto questo. Questa macchina perfetta era composta da individui che spesso non avevano nulla, uomini come quelli immortalati da lapidi militari lungo i confini dell'impero, veterani di battaglie in terre di cui non sapevano nemmeno pronunciare il nome con sicurezza, che mangiavano zuppa di cereali e bevevano aceto, ma che quando alzavano lo scudo sentivano di essere parte di qualcosa di eterno. La disciplina non era una costrizione esterna, era un'armatura interiore. Vegezio lo riassumeva con una freddezza quasi spaventosa. La vittoria in guerra non dipende dal numero o dal coraggio cieco, ma dall'arte e dall'esercizio. Oggi, camminando lungo i resti del Vallo di Adriano o osservando le tracce dei campi romani nel deserto del Negev, le dimensioni di quella macchina appaiono ancora più incredibili. Senza satelliti, senza radio, senza motori. Solo il passo ritmico delle caligae,
La precisione dei geometri e una volontà di ferro che non accettava il no della geografia o del clima. Abbiamo visto come una legione nasce dall'8 uomini di un contubernium, si snoda per 6 chilometri lungo le strade consolari e si trasforma in una struttura a 3 linee sul campo di battaglia. Abbiamo capito che il suo segreto non era una tecnologia magica, ma una gestione maniacale dei dettagli, dal peso di un piccone alla rotazione di un manipolo sotto la pioggia di frecce. Roma non ha conquistato il mondo perché i suoi uomini erano giganti. Lo ha fatto perché il suo sistema era costruito per trasformare uomini ordinari in qualcosa di straordinario. La prossima volta che vedrete l'immagine di un soldato romano, non guardate solo la spada. Guardate i sandali chiodati, guardate la vanga, guardate la distanza precisa tra lui e il compagno al fianco. In quegli spazi vuoti, in quella precisione millimetrica, vive la vera ragione per cui, dopo 2000 anni, stiamo ancora parlando di loro. Dite nei commenti quale parte di questa macchina vi ha sorpreso di più e quale aspetto dell'esercito romano vorreste vedere nel prossimo video. La storia, proprio come una legione in marcia, non si ferma mai. Ad Signa.